Dottore, aiuto, la mia penna non scrive, la mia penna non ne vuol sapere di scrivere. Quante volte vi è capitato di prendere la penna, togliere il cappuccio, accingervi a scrivere e, sorpresa, la penna non scrive, non lascia alcun segno, eppure l'inchiostro l'ho messo, ma certo, e anche l'ho messo proprio stamattina. Come mai? Perché succedono queste cose? Allora, i fattori possono essere tanti, un po' come abbiamo visto nel video, nel tutorial, quando una penna ha il rigurgito cosiddetto. I fattori possono essere tanti. Ad esempio, ho tenuto la penna tutto il giorno nel taschino della giacca messa così. Vado a prenderla, insomma, può essere anche possibile che non scriva immediatamente, che vi faccia la classica falsa partenza. E ci sta, la tenete capovolta un attimo e il problema si risolve. E invece no, il problema non si risolve. Allora può essere, ad esempio, lo abbiamo detto anche per altri video, che c'è stato, non so, è stata esposta al sole, è stata scaldata, l'inchiostro per via della pressione si è allontanato dal conduttore e via. Potrebbe essere quello, la agito un pochettino e tutto dovrebbe tornare normale. Oppure il cappuccio della penna può essere che trafili aria e lasci seccare l'inchiostro. Se l'inchiostro si secca qui, appena qui sotto tra conduttore e pennino, è chiaro che finché non ne arriva di fresco perché lo incito con qualche movimento della penna, la penna non scrive. E ancora una volta una bella falsa partenza, la penna non ne vuol sapere di scrivere. Oppure ancora, ho un inchiostro che non va bene per la mia penna, semplicemente quello, non scrive, non ne vuol sapere di scrivere con questa penna. Guardate, è una cosa talmente strana perché qualsiasi stilografica è fatta perché scriva con degli inchiostri compatibili con le penne stilografiche, ma non è vero che sia così. Ci sono inchiostri che hanno una formulazione di un tipo, altri di un'altra, che rendono quindi queste penne più pronte o meno pronte all'utilizzo. È anche un po' il bello, diciamo, sta anche un po' a voi scoprire poco per volta quale inchiostro sia il migliore, non solo dal punto di vista della piacevolezza cromatica, della scorrevolezza, ma anche come si abbini al meglio alla vostra penna. Sta di fatto che se anche cambiando inchiostro il problema permane, quello delle false partenze, dobbiamo cominciare purtroppo a sospettare che sia un problema della penna, che non dipenda cioè da tutte queste variabili che abbiamo citato, ma che sia un problema della penna. Non ci diamo per vinti, abbiamo anche cambiato inchiostro, voglio fare una prova, la lascio messa a testa in giù per una mezz'oretta, 10 minuti, un'oretta, quello che voglio, e faccio delle prove, la prendo, vado per scrivere. Una volta scrive, una volta no, dopo mezz'ora sì è partita subito, ma non posso certo lasciare la penna sempre così, oppure quando me la porto nella giacca metterla così, visto che la clip è di qua. No, infatti, vi dicevo, a volte è proprio un problema della penna. Ci sono delle stilografiche che, per quanto ben progettate, purtroppo hanno dei problemi. Hanno dei problemi che l'inchiostro evidentemente non riesce a essere perfettamente a contatto, quindi a creare la giusta tensione fra alimentatore e pennino, e quindi ci troviamo con il problema della falsa partenza. Proviamo adesso a fare qualche operazione un pochettino più avanzata rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso, e cioè niente, smontiamo il gruppo scrittura e facciamo un lavaggio. Magari non ci ricordiamo, ma abbiamo usato un inchiostro un po' particolare che ha lasciato dei residui nell'alimentatore, quindi un bagnetto di una notte in acqua tiepida, magari con una goccettina di sapone da piatti, può risolvere la cosa. Andiamo a provare, la proviamo nuovamente, non abbiamo sortito risultati, dobbiamo fare qualcosa di più, di un pochettino più drastico. Allora, innanzitutto bisogna andare a controllare che i due rebbi siano perfettamente allineati, anche se questo darebbe luogo ad un problema un pochettino diverso. Però proviamo a vedere, non so se riuscirò con questo tipo di inquadratura. Vi dovete mettere il pennino davanti agli occhi ed osservarlo e in un verso e nell'altro affinché possiate notare che i due rebbi sono perfettamente allineati, così come vedo essere questi qui. Ok? Poi provate anche che l'allineamento
riguardi anche la parte superiore del pennino. Per fare questo potete sentire col polpastrello se si sente per caso nella riga che li separa uno che sia più in alto dell'altro. Questo potrebbe essere anche un problema che determina che non parte subito la penna, però come vi ripeto sono problemi che danno luogo ad altri fattori, non a questi, però tentare non nuoce. Un'altra prova che potete fare è quella di prendere una pellicola, un negativo, quelli di una volta, o comunque un foglio, un acetato sottile come questo, e provare a infilarlo tra l'alimentatore e il pennino. Provo a stringere un po' di più, se ci riesco ve lo faccio vedere. Prendo il mio negativo e lo faccio passare, eccolo qua. L'ho inserito qua, non serve forzare, mi raccomando, è solo per togliere un'eventuale incrostazione che magari si è verificata e che io non riesco a vedere. Io l'ho anche tagliato, come vedete, mi è tagliato proprio perché magari riesco a farlo penetrare quei 2-3 mm in più e quindi arrivare un po' più in là, sempre senza mai forzare. Fatta anche questa operazione, fatto un piccolo lavaggio, nuovamente vado per scrivere, non scrive, bisogna passare a cose ancora più avanzate, cioè andiamo proprio a smontare il gruppo dell'alimentatore. Ve lo faccio vedere su un'altra penna. Vi ho detto fra le varie soluzioni di quando non scrive una penna, c'è anche quello che la cartuccia, sembra una banalità, magari non è premuta fino in fondo, non è inserita bene, oppure c'è una piccola bolla d'aria che non consente all'inchiostro di scendere, basta staccarla e rimetterla, e casomai appena una piccola pressione, oppure prendete un converter compatibile e forzate un pochettino il flusso dell'inchiostro. Andiamo a rimuovere quindi il pennino. Lo faccio su questa penna che è quella che uso anche nei corsi per mostrare come si fa. Andiamo a togliere, a staccare, ecco, mi sono chiaramente sporcato di nuovo. Ecco. Andiamo a staccare l'alimentatore e il pennino. Allora, adesso dovremmo avere una percezione molto più chiara e netta di quello che eventualmente potrebbe essere il problema. Andiamo a girare il pennino. Vi ricordate quando abbiamo provato a fare le pulizie profonde? Il pennino è in buono stato, magari la nostra penna è nuova, quindi certo. L'alimentatore, ma anche questo qui sembra nuovo, sembra in buono stato. Andiamo a vedere se c'è dell'inchiostro da togliere. No, non c'è. Vabbè, facciamo un bagnetto a questo, soltanto al conduttore. Questo è un conduttore di quelli un po' vecchi, di quelli vissuti. Vedete che non è nuovo come altri, però vedete che tutti queste lamelle, questo pettine è molto invece visibile e pulito, però potrebbe essere questo. Facciamo un bagnetto, lo lasciamo a bagno, acqua tiepida. Prima di montarlo diamo anche un'occhiata a questo, e cioè, vedete il canale che c'è, lo vedete questo solco nella parte superiore del pennino? A volte è questo ad essere ostruito. Se è ostruito, bisogna prendere una lametta di quelle taglienti, un cutter, prendete uno di quelli piccoli che di solito hanno una lama più maneggevole e anche un pochettino più appuntita, e con molta delicatezza provate a passare, senza fare pressione, a passare proprio come se doveste pulirlo, perché a volte qualche residuo di plastica, qualche scarto del materiale di produzione resta lì, oppure la penna è stata provata dal negoziante per intinzione, non è stata pulita bene, si è incrostata di inchiostro, perché anche le penne nuove a volte sono provate dai clienti, il negoziante le fa provare e insomma non sempre le smonta per pulirle, ok? Quindi provate a fare questo, basta appena, mi raccomando, proprio non serve premere, basta farlo scorrere, come vedete scorre perché è un canale. Fatto questo, cari amici, rimontato, fatto il bagnetto, riassemblata la penna, se non ne vuol sapere di scrivere, mi dispiace, ma dovete per forza rivolgervi a chi ve l'ha venduta
nel tentativo di risolvere il problema. Se la penna è in garanzia, vi consiglio di non fare tutte queste operazioni di smontaggio, pulizia profonda, ma se fate tutto quello che vi ho suggerito, provate a fare un bagnetto dell'alimentatore, provate a cambiare inchiostro, a lasciare la penna così, qua e là, e non scrive ancora, vuol dire che c'è un problemino che è giusto venga risolto da chi vi ha venduto la penna. Grazie a tutti come sempre e vi aspetto ai prossimi video di Stilografic Art. Ciao!